Eccoci, siamo tornati, siamo di nuovo qui. Siamo qui Ciao raga, perché siamo. Tra l'altro, Andrea è uno sfondo interessante, ma adesso scopriremo il perché. Non vi svegliamo eh, ancora niente. Siamo tornati, diciamo, siamo un po'. ho cambiato lo Hai sfondo. cambiato lo Ho cambiato sfondo. lo sfondo così perché? Allora, siamo stati latitanti qualche giorno dal nazionale a squadre perché torniamo con una Sì, puntatona di BG. BG non strettamente torniamo, legato al nostro esatto. mondo, ma BG. Intanto, prima di tutto sapete cosa dovete fare: cliccare like, mettere la campanella, fare il pollice su alle nostre cose, commentare che vi piacciamo tanto o vi facciamo estremamente ribrezzo, ma soprattutto quello che dovete Soprattutto fare, quando vi facciamo ribrezzo, soprattutto, ma soprattutto vorrei quello dire. che dovete fare è andare dritti sul sito di Workshop Lab Miniature oppure direttamente mandare la mail in sovraimpressione per poter ordinare il materiale di Warhammer 40.000, Old World, House e Horus Heresy con il 30% di sconto scrivendo Sun Tzu nel Secrets nell'oggetto. In particolare è uscita da poco la scatola di Armageddon nel 40k, quindi mi rivolgo a tutti i multigiocatori che guardano noi come di Old War, ma che giocano al 40.000 e so che ce ne sono tanti. Potete avere lo scatolozzo al 30%, ma soprattutto potete integrare le vostre armate e i vostri eserciti che avete a casa con le nuove unità che sono diventate super sgravate all'improvviso con un 30% di sconto sempre, che non è per E niente non è male. male. Oltretutto le potete dipingere con i colori AK e con i prodotti Green Stuff World che possono essere acquistati sempre tramite questa mail contattando il buon Mauro con il gruppo d'acquisto con lo sconto del 20% e quindi insomma tanta roba e Top, come al top. solito Tra ve lo l'altro ricordiamo. aggiungerei che sì, e tra l'altro aggiungerei che magari a breve, se i rumors che sentiamo sono veri, magari ci sarà anche il momento in cui potremo comprare una nuova scatola di Old World, visto che c'è qualcosa in Tra arrivo, non si l'altro, sa bene quando. se è così come lo dicono, ce la smezzeremo io e te, mi sa, quella scatola. Esatto, 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 visto che è rumoreggiato essere Katai Chaos, direi che è così. Ebbene Albi, dunque, e noi come ha detto Albi, oggi siamo qua per, diciamo, ritrovarci per una puntata sulla lore e sul mondo, sul vecchio mondo. Sul vecchio Però mondo, c'è una però su grande un novità. allora, perché secondo me ogni principio ha una fine e ogni tanto bisogna partire dalla fine per arrivare a riconoscere quello che succede nel principio. Ti è Nel piaciuta principio. questa introduzione? Non me l'aspettavo, mi hai steso, mi Ti ho hai stesso. steso. E Non, te li facciamo non me vedere l'aspettavo. perché Panini ci ha mandato queste bellezze qua. Lo vedete? C'è il Sì. ritorno di Nagash. Sì, un po' più su, Eccolo qua. esatto, ecco Il qua. ritorno di Nagash Allora, e poi dietro c'è la caduta di Altorf con il buon Glotkin che marcia verso l'imperatore Karl Franz. Questi Karl due Franz. bellissimi tomi sono i primi tomi tradotti con la dicitura, c'è scritta qua, Warhammer di Old World. Esatto, Eccola qua. esatto. Il discorso è questo. Allora, innanzitutto vogliamo ringraziare Panini Panini. Italia per averci gentilmente omaggiato delle copie di questi due romanzi di Warhammer Old World, ma non solo, perché ci sono arrivate anche, sempre Mi da hanno dato Panini da leggere per Italia. tutta l'estate, insomma. Abbiamo Esatto, il Albi proseguo non può più uscire. Ravenor, Esatto, non che abbiamo uscissi anche. molto prima, e la continuazione dell'eresia di Horus, ma di di questi due ne parliamo poi su Rational Heretics, perché sicuramente Esatto, ci saranno sviluppi e cose molto carine e ne parliamo lì, mentre invece qua vi beccate i due tomazzi di End Times, questi qua, di End che però Times. come E vedete io la direi, dicitura qui è Warhammer di Old World. esatto, esatto, esatto. Perché? Perché due cose. Uno, secondo me è un grandissimo segnale e siamo super contenti che una realtà importante come Panini sia stata contattata, abbia questa partnership con Games Workshop per la traduzione, perché innanzitutto vuol dire che questo mondo e questo setting di Old World ha la sua presa, e sicuramente l'Italia è uno di quei paesi dove sappiamo che il fantasy è molto amato, molto di più forse in proporzione che in altri paesi, per esempio dove vivo io, è tutto 40.000. Ma ci spiega anche che il concetto del franchise di Warhammer Old World non è solo un progetto che è stato fatto, come all'inizio si diceva, svuotiamo I i magazzini magazzini. delle vecchie miniature,
anche per quello sicuramente, ma se mettiamo tutto insieme c'è veramente un progetto a lungo termine. Quindi questi sono i primi 2 volumi, che però appartengono a cosa? Appartengono alla tanto bistrattata saga di End Times. Che cos'è End Times? Per chi non lo sapesse, è stato un po' il pomo della discordia che successe più di 10 anni fa, cioè fu questa campagna che di fine edizione ottava, che Games Workshop lanciò, dove all'inizio non era chiaro che voleva dire proprio quello che c'era scritto, cioè che sarebbe stata la fine dei tempi Cioè loro l'avevano per il messo Warhammer Fantasy. ben chiaro da subito e noi tutti avevamo detto ah che figo, l'end times, la fine dei tempi, vediamo cosa succede, la guerra costante, ci sarà Arkham che spadroneggia. E invece no ragazzi, è stata proprio la fine, È perché stata proprio Arkham la ha fine. vinto. E quello che tra l'altro questa Arco. cosa qua si vociferava da sempre nel background di Fantasy, cioè noi sapevamo da sempre, dappertutto era scritto che prima o poi il caos avrebbe trionfato, perché era impossibile che il mondo sopravvivesse al caos, era proprio scritto già da sempre. Io mi ricordo già nel background dei libri di Sesta c'era proprio scritta questa cosa, che il caos avrebbe prima o poi avrebbe trionfato sul vecchio mondo e l'avrebbe distrutto, non c'era modo di contenerlo, non ce l'aspettavamo di vederlo. Queste cose qua di solito sono queste cose fumose che rimangono Esatto, cioè, all'interno bravo del... Albi. È un po' la, non so come dire, quella minaccia costante che Esatto. però non si realizza mai. E Invece invece qua questa volta noi l'abbiamo vissuta, siamo stati traumatizzati. Però da noi questo l'abbiamo vissuta. trauma devo dire che è nato un bel ciclo di storie, nel senso che anche alcuni detrattori proprio di quel periodo di End Times, di quell'edizione che era l'ottava, eccetera, ci raccontano comunque che, avendo letto questi libri in inglese, che la storia raccontata è una bella storia comunque, cioè È comunque ci sono bellissima. degli atti di eroismo, ci sono tradimenti, c'è Grandi rivelazioni. grandi rivelazioni. Adesso non ve li stiamo proprio andare nel dettaglio perché magari No, qualcuno non vi non sa la raccontiamo storia, però vi tutto. dico per esempio Tizi che odia profondamente l'End Times e GV ci ha detto no ragazzi, alcune storie contenute in questi libri sono proprio belle. Sono proprio belli. Sono proprio belli e, vabbè, nei grandi appassionati sostenitori del vecchio Warhammer Fantasy, chiaramente dicono tutti, cavolo, se avessero tenuto quella qualità sempre e ci avessero investito come hanno investito nell'ultima campagna a livello di modelli, a livello di regole, a livello di lore, a livello di libri, romanzi, forse il destino di Warhammer Fantasy sarebbe stato diverso. In ogni caso, End Times è importante innanzitutto perché, come sappiamo, quando poi il mondo finisce ed esplode, diciamo, un frammento del nucleo del vecchio mondo viene sparato nell'etere e migliaia e decine di migliaia di anni dopo quei frammenti si ricompongono andando a creare i reami mortali e di fatto si scopre che Sigmar è rimasto aggrappato al nucleo, quindi è sopravvissuto cadendo in questo stato di trance per migliaia di No, anni c'è proprio un e duello. Mi da sembra lì che ci siano parte poi. all'inizio di uno dei libri che erano usciti, delle prime edizioni di House, proprio questo duello tra lui e Archaon nello spazio praticamente infinito, in cui perché Sigmar a un certo punto si sa che torna, questo lo sappiamo tutti perché se no, l'epoca dopo non si chiamerebbe Age of Sigmar, ma questa Esatto. cosa si scopre all'interno pian piano di questi racconti, quindi non vi riveliamo come, dove e perché magari qualcuno lo vuole leggere, tanto qualcuno lo spoilererà sicuramente nei commenti del video, Esatto, perché vogliamo rovinare esatto. la sorpresa a tutti. Ma Perché no? Perché no? tutto inizia in questo momento in cui Archon viene incoronato da Belacor come emissario oscuro, come eletto dei quattro dei, come signore della fine dei tempi, e quindi succede che il mondo si trova in questo stato di paralisi totale sostanzialmente, in cui Baltasar Gelt, che è il sommo patriarca dei collegi della magia imperiale, crea una barriera per isolare l'impero da quello che sono i reami del nord, per impedire quindi a demoni e a eserciti del nord di penetrare all'interno dell'impero proprio. Quindi hanno creato proprio una muraglia di energia positiva
possiamo dire così, Sì, per tenere. per Sì. tenere a bada quello che è il caos fuori, che continua a premere su questo mondo. Nel frattempo ci sono manifestazioni demoniache ovunque, nei reami elfici, in Silvania, nei reami dei nani, in Lustria, cioè comunque ci viene raccontato un momento in cui praticamente il caos inizia ad avere l'energia veramente forte per potersi manifestare in maniera concreta del mondo reale. E questo è quello che sta avvenendo un pochettino anche nel gioco adesso di Old World, perché noi vediamo che il caos piano piano sta crescendo. Ci siamo in un periodo in cui il caos è in fase di stanca, dopo che l'ultimo campione del caos che era stato incoronato non ha, diciamo, fatto una gran bella fine, e quindi il caos è in una fase di stallo e sta adesso crescendo piano piano, e si arriverà poi all'incoronazione di Asavar Kul nel periodo in cui siamo adesso con The Old War, che è il grandissimo campione che ha messo prima di Archaon, ha messo quasi in scacco tutto quanto, e ha rischiato già di far finire tutto all'epoca. Quindi che cosa succede? Che il caos pian piano cresce, prende energia e arriva poi al culmine quando c'è l'invasione. Quindi anche noi che guardiamo The Old World, nelle varie edizioni ci sarà una crescita costante del potere del caos, diventerà sempre più forte perché man mano cresce. Cioè questa cosa qui a livello di competitivity non è mai stata sentita tanto, ma se voi andate a vedervi anche i vecchi libri del caos, c'è proprio dalla sesta all'ottava c'è una piccola crescita di quello che sono le caratteristiche dei pezzi e dell'impatto che hanno sul campo. Basti pensare ai demoni di sesta che perdevano il TS con gli attacchi magici, i demoni di settima erano un'ira di Dio e in ottava sono rimasti tali e Esatto. fortissimi. Quindi c'è una crescita anche in questo. Forse il caos è l'unico esercito che un po' si sposta ed è ondivago in tutto ciò. Ma Sì. Così come ad esempio anche la scelta ora con i nuovi predoni che sono usciti esatto, che con le stanno nuove diventando sempre regole, più potenti e il stanno diventando più potenti, però i marchi non sono così esatto, forti e così chiari, quindi c'è il marchio del corvo, che Nargol, sì, piuttosto esatto, ci che sono venerazioni invece per... che chiamarlo di Nargol. Esatto, perché non Esatto. sono ancora manifestazioni vere e proprie degli dei oscuri, perché non hanno questo potere all'interno del mondo. Succede la stessa cosa nella fine dei tempi, cioè quando Arcano viene incoronato, però lì il caos invece è nel momento di massima ascesa, quindi abbiamo la potenza completa del caos che Al si picco. prepara all'invasione. Quindi abbiamo Valkia che attacca Naggarond, Sigvald e Festus che vanno in giro per attaccare l'impero, e anche i Vitilici il Deforme, che sono praticamente i quattro sostanzialmente Campioni dei campioni 4 dei. prescelti dei quattro dei che si uniscono ad Arcaon in qualità di loro luogotenenti. Sappiamo che se ne aggiungeranno altri durante la storia, ovviamente, perché non sono gli unici, però i primi che vengono presentati sono loro, e anche a livello all'interno del libro ci parlano proprio dell'invasione di Valkia del Naggarond, che è arrivata lì, e i predoni stanno iniziando a premere anche da quella parte del mondo. Anche da quella parte lì. Perché ricordiamo, andate tra l'altro a rivedere le nostre nella nostra playlist sulle puntate della lore, andate a riprendervi le prime due dove vi spieghiamo un po' come è fatto il vecchio mondo, come è organizzato e tutto. Vi ricorderete che i poli sono la parte in cui il caos è più forte, quindi le incursioni del caos sia nel vecchio setting di Warhammer Fantasy ma anche in quello di Old World, diciamo, demoni e guerrieri del caos arrivano dalle desolazioni da giù e da su, dove il warp Esattamente. diciamo taglia la Sì, il realtà e i continente, demoni praticamente il riescono a passare. continente a nord copre, riesce ad arrivare praticamente su tutti e due i continenti, il vecchio mondo e Naggarond in contemporanea, quindi praticamente dal nord riescono a scendere ovunque. Ma cosa succede? Entriamo un Esatto. po' nel dettaglio di cosa succede in questo primo Sì, libro. Intanto allora il punto di praticamente vista è quello dei CV, Conti Vampiro. esatto, questo è un po' il prologo della fine dei tempi, cioè come ha detto Albi, diciamo che Archaon è stato incoronato, si è fatto i suoi 100 anni nella desolazione, ha raccolto tutti i tesori del caos, quindi è il primo Everchosen a riunire sotto tutto quello che doveva prendere, la colonna, lo scudo, l'armatura, il destriero, l'occhio d'oro, quindi insomma è tutto kittato ed è pronto. E a questo punto
come dice Albi, il discorso è che si guarda dalla prospettiva dei conti vampiro, e nella fattispecie Manfred von Karstein, che diciamo è da sempre, da molto, un po' il grande punto di riferimento dei vampiri, perché fa parte della casata dei von Karstein. Lui è il terzo in linea di successione dopo Vlad, che aveva messo a ferro Dopo e Vlad, fuoco l'impero, e dopo che Conrad aveva preso l'eredità di Conrad, Vlad. Conrad era quello un po' pazzo, gli manca, aveva la regola, esatto. in ottava gli manca un pipistrello nel campanile, e praticamente a turni alterni diventava stupido, furioso, e diciamo che anche a livello di background era uno abbastanza fuori di testa. Perché Sì, far Conrad diventare era immortali le persone non è una cosa che a tutti lascia poi indifferenti. può dare, può dare degli effetti collaterali. E quindi che cosa succede? Mentre lui fa un rituale magico, di fatto ha una visione, e di fatto vede dei flash di quello che succederà, cioè che il mondo di Warhammer sta morendo, o comunque è a rischio di essere completamente distrutto, e quindi inizia a vedere orde che invadono Nagaroth, la giungla di Lustria che è in fiamme, i demoni, come ha detto Albi, che invadono ovviamente l'isola di Ulthuan, che è un grande A classico Telloren, del mondo eccetera. di Warhammer, a Telloren, dove ovviamente c'è il perenne scontro tra i Beastmen e gli Elfi Silvani, la guerra civile nel coso di Bretogna, e ovviamente il fatto che gli Skaven, come da bravi uomini ratto, emergono dal E sottosuolo e invadono si Estalia e Tilea. Tilea, e chiaramente danno sempre fastidio all'impero, eccetera, eccetera. E chiaramente, come ultimo momento, vede l'incoronazione di Archaon nel nord, e a quel punto lì esplode la ciotola del rituale, e lui si ritrova dicendo ok, qualcosa sta per succedere di Questo è grosso. proprio l'inizio. Lui nel frattempo che cosa ha fatto? Ha isolato la Silvania grazie al sangue di Esatto. alcuni nobili e alcuni eroi che ha imprigionato. Tra questi c'è anche la figlia di Tyrion e Volkmar il Tetro, all'interno di questa prigione, dove lui con questo sangue che ha preso da questi personaggi, che sono, mi sembra di ricordare in totale 7, praticamente ha creato, con un rituale potentissimo, ha isolato la Silvania dal resto dell'impero, ha creato una barriera di ossa, una muraglia gigantesca fisica, ha oscurato il sole con le nubi e ha creato il suo regno isolato, però sostanzialmente si è automesso in trappola. Si Quindi è messo in trappola, perché lui cosa ha fatto? Perché è figa sta cosa. Cioè, lui cosa ha fatto? Lui ha creato una barriera per proteggere la la Silvania, Silvania. per poter fare quello che voleva. E Gelt Però nel frattempo ha fatto la esatto, il controbarriera. patriarca che ha fatto la controbarriera, e quindi adesso il discorso è: puoi entrare ma non puoi uscire. Mi sembra un po' Dalla un film all'Alto Silvania, Giovanni Giacomo, esatto, non esatto. posso né scendere né salire, quindi lui può né scendere, quindi Infatti lui ovviamente lui può richiama i entrare. vampiri a sé, alla Silvania li attira col suo potere, tutti i vampiri, tutti non morti, e questi vampiri, una volta passata la barriera, sanno che non potranno più tornare indietro, sono intrappolati praticamente in Silvania, che non è proprio il posto più bello del mondo, possiamo dire, dove stare. No, no, decisamente no. Dove Poi se sei un vampiro probabilmente va bene, però comunque no. E tra l'altro Manfred tiene ostaggio alcuni prigionieri, diciamo, di rilievo, tra cui il grande tegonista Volkmar, il Tetro, di cui tra l'altro, se non ricordo male, c'era anche la miniatura di lui, tipo crocifisso, comunque appeso No, al carro, cos'era? no, lui era sul No? carro, sull'altare. Sull'altare ci fu all'epoca di ottava la campagna Il sangue di Sigmar, in cui Volkmar il Tetro Sì, invadeva la Silvania. Perché? e veniva preso. E veniva catturato poi alla fine di questa campagna. Era un libretto di campagna carino con qualche scenario da giocare. Perché viene preso? Perché all'interno del suo sangue, nella sua linea di lignaggio, c'è una parte di sangue che deriva proprio da Sigmar l'Umberogeno, e quindi lui ha bisogno di questi sangui
sangue non credo che si dica, di questo sangue puro a livello di re e regina. Infatti appunto dicevamo c'è il sangue, c'è la figlia di Tyrion, c'è la fata Morgiana che era una profetessa di Bretonia che è diventata poi una vampira, è stata vampirizzata. Poi ci sono vari cavalieri di vari ordini, insomma sono tutte personalità con sangue puro o con un sangue importante da poter utilizzare, e lui li utilizza proprio per avere questo potere, per poter mettere poi a frutto la cosa e quindi creare queste barriere e creare protezione, ma soprattutto lo usa anche per la divinazione, come hai detto tu, da questa coppa, insomma recupera e fa cose. Perché è un vampiro ed è diventato molto potente nonostante sia il terzo. La cosa più bella in assoluto è che io sto finendo di leggere ovviamente il libro. La cosa più bella è che lui continua a vedere ovunque, soprattutto all'inizio, la faccia di Vlad che lo deride. Vlad von Carsten, lui ha questo spettro, Sì, che ha questa scimmia sulla spalla di Vlad ovunque, che gli dice di Vlad, che si dice fondamentalmente sei un coglione, non capisci un sei un cazzo, non stai coglione. facendo la cosa giusta, e lui questa cosa ce l'ha lì, cioè, essendo praticamente suo padre o qualcosa del genere a livello Sì, diciamo che vampirico, lui era patisce un po' ad la oggi veica. Manfred, esatto, Manfred è sicuramente il vampiro più potente che c'è in circolazione In quel insieme ad Arcan il momento, sì. Nero, in quel Arkan non è momento un lì, però è vampiro, chiaro che occhio. Arkan non è un vampiro, ma no, è è un un necromante. lice, è un lice. Sì. È una cosa diversa, perché all'epoca Ah era no, nel aspetta, è libro collegato a Tom King. Esatto, lui è stato il primo Arcan era sacerdote con corrotto da Nagash, che poi corrotto. all'interno del background, quando si è evoluto, si è inchinato a Settra dicendo io non ho più niente a che fare, quindi è ritornato in vita, cioè in non vita, e a fare cose durante l'8ª edizione di Warhammer. Era ritornato Giusto. con questo patto Tra dicendo l'altro io aveva non ricevuto, sono con Nagash. In realtà è sempre ovviamente il suo primo servitore, e rimane come uno c'ha la scimmia di Vlad, l'altro c'ha la scimmia di Nagash sulla spalla. di Nagash, è vero, è vero. E quindi comunque rimane un po' con questo senso di inferiorità rispetto al suo Assolutamente. predecessore Vlad, E quindi insomma e si è autoimprigionato. si autoimprigiona, e quindi cosa fa? Inizia a richiamare tutti questi vari vampiri, ci sono scontri vari Sì, non è per che sono proprio riaffermare tutti il dominio, appunto delle tutti persone molto contentissimi. carine, e nel frattempo arriva anche da Bretonia, arriva anche Arkham. Perché da Bretonia? Perché nel frattempo a Bretonia Esatto, si era scatenata la guerra civile, il figlio bastardo di re Luen Leoncoeur si era autoincoronato re di Bretonia, ha ucciso il padre. Dietro di lui c'era una sequenza, una sequela di necromanti e di vampiri e di gente che praticava la magia nera, che lo sosteneva sostanzialmente, tra cui Arcan il Nero, appunto, e che lo sostengono perché vogliono conquistare la Bretagna. Il motivo per cui c'è tanto interesse all'interno della Bretagna lo scopriremo più avanti, lo scoprirete andando avanti nella storia ovviamente, e nel libro adesso non vi svegliamo proprio tutto, perché sennò perdete, non avete la lettura dell'estate, diciamo, ma il concetto è, ce lo dicono subito, vengono sconfitti malamente. Perché il Cavaliere Verde si rivela essere niente e po' di meno che o po' di meno, che Gilles Gilles, Le Breton. Gilles Le Breton, che dice ah, Le se tu vuoi Breton. fare lo re, allora io sono lo re. A che mi sfiti? Esatto, esatto. Perché seguite me? Perché tu E sei quindi Lofre. quando arriva Gilles Le Breton e si toglie l'elmo e dice io non sono una donna, sono Gilles Le Breton, Je suis. je suis Catherine Deneuve, e ammazza sostanzialmente il figliastro di Re Luen, e quindi questa armata che si era accalcata dietro Re Luen viene dispersa in tutto l'impero, e i vampiri e i necromanti vengono attratti naturalmente dalle campane di Starnieste nella Silvania. E Sì. tra questi c'è anche Tra Arkan. l'altro, esatto, vi lascio su questa parte qua, e poi, come ha detto Albi, assolutamente vi incoraggiamo a comprare il libro sul sito di Panini. Tra l'altro potete trovare il link anche al profilo Instagram di Panini nel nostro ultimo post, quindi tra l'altro non ve lo diciamo mai, ma
su Secrets abbiamo anche un profilo Instagram, un po' più piccolino, però trovate un sacco di informazioni interessanti, andatelo a cercare, ovviamente andate su Instagram, su Secrets, facilissimo, cliccate follow, e l'ultimo post che abbiamo fatto vi rimanda direttamente al sito Panini, dove potete andare a comprare il libro, quindi andatevelo a guardare. La cosa interessante è che Arcan, qual è il grande obiettivo, cioè qual è il mandato di Arcan? Il motivo per il quale abbiamo anche l'immagine dietro lui è è quella di tornato a far sentire, tornare esatto, è tornato a a sentire papà. a papà che gli A parla, papà. e lo vede Io voglio sapere nel dove è cielo. mio papà. E Esatto, e sostanzialmente con quindi tutto questo caos che si erge da tutte le parti, il pensiero dei vampiri e dei non morti è dire facciamo tornare a papà, perché secondo me abbiamo bisogno di lui per tenere a bada tutto sto esatto. casotto. Anche perché non ci credono neanche loro alla fine del mondo, alla fine. Cioè loro dicono, ah vabbè, arriva il caos, non se ne stiamo qua. Perché non sono solo loro Sì, che si rinchiudono, cioè fondamentalmente l'impero si rinchiude con sta barriera. I nani fanno un gran consiglio dei re a carazza e dicono, ma sai che c'è, ci potremmo chiudere dentro le nostre fortezze, chiudiamo le porte. Su Ultuan che cosa succede? Che il re Fenice prende la sua corte e si chiude nella torre e nessuno più li vede. Intanto Tyrion è incazzato nero perché gli hanno rapito la figlia. E queste cose esatto. avranno delle conseguenze. Tutte queste cose che vi stiamo dicendo poi nello sviluppo della storia, per chi sa, magari l'avete già letto in inglese, io vi dico leggetevelo anche in italiano, perché è molto, cioè comunque il piacere della nostra lingua è sicuramente superiore a quello della lingua della perfida Albione. Ma detto questo, chi non lo sa invece vedrà man mano che andrà avanti, anche perché appunto sono 5 i libri in totale, e sono usciti solo i primi 2 al momento. E man mano che andrà avanti la storia vedrete appunto tutte le sottotrame che vi abbiamo detto, che si sviluppano fino ad arrivare all'apoteosi finale, che è appunto l'End Times di Archaon. Sappiamo già come va a finire, Sì. ma come dicevo ad Andrea poc'anzi prima di iniziare la puntata, sappiamo anche come va a finire l'eresia di Horus. Ma i libri che ce la raccontano hanno talmente tante sottotrame, talmente tante cose belle da sapere sui personaggi, cosa gli succede, le loro storie, cosa, eccetera, 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 che la voglia di leggere c'è comunque, insomma, e la voglia di giocare a Warhammer, e visto che noi siamo tornati 250 anni indietro, abbiamo poi ancora 250 anni da riempire con una marea di storie, una marea di partite giocate, e quindi il nostro gioco, state tranquilli che non morirà. Magari non sarà super supportato, magari non siamo main, ma il nostro gioco è tornato ed è qui per restare. Esatto, anche perché vi faccio un piccolo ricordo, cioè vi ricordo che l'anno di ambientazione di Warhammer Old World, cioè dove siamo ora, nel presente di Warhammer, è il 2276, e gli anni dopo credo che siamo arrivati intorno al 2280-2281. Tra l'altro faremo a Da breve quando è anche le partito. puntate sul Grande Bastione e su quello shopping nelle Westerland, insomma come stanno Esatto, gli andando le ultimi due. invasioni. E non è detto che anche ci saranno nuovi sviluppi prossimamente, perché comunque con l'uscita della nuova scatola, se è proprio vera, confermata Katai vs Chaos, sicuramente avremo anche un avanzamento del background da quel lato del Avanzamento del mondo. background. E invece End Times, e poi ricomincio la narrazione, è 2500, quindi stiamo parlando di 250 anni dopo, perché di fatto ufficialmente il mondo, il vecchio mondo di Warhammer, finisce, esplode alla fine del 2528-2529, che è la fine dell'anno imperiale, no? Quindi di fatto abbiamo questa cosa. End Times dura 10 anni, perché di fatto si considera End Times iniziare quando Archon viene incoronato, fino a quando appunto il mondo Guarda, la giustamente prima non parte del libro non parte esplode. nell'autunno 1522 e va fino alla primavera del 2523, quindi dura un anno. La caduta di Dura un Althoff anno. non so se ha le stesse date, ma più o meno sarà un pochettino dopo. E infatti siamo nel Esatto, vedi un po' se... 2524-2525, quindi vanno avanti di Esatto. un anno alla volta e si porta avanti. Un anno, 2 anni alla volta, e Esatto. vanno avanti così fino a che non arrivi alla fine. Dunque, quindi sì, quindi stiamo dicendo questo, quindi
Facciamo un recap. Archaon è stato incoronato, si sta preparando per la grande invasione. Manfred capisce che c'è qualcosa che non va, è bloccato dentro. Arkan si ripresenta, capiscono che entrambi forse la resurrezione di Nagash non è una cattiva idea, visto che probabilmente ci sarà bisogno di tutte le forze possibili, quindi ricerca dei manufatti per resuscitare Nagash, eccetera. Nel frattempo, come ha detto Albi, l'impero umano ha i suoi problemi a gestire, la Silvania, l'invasione del caos, le solite loro problematiche interne. I nani sono in consiglio, gli elfi sono rinchiusi, il re Fenice è rinchiuso a fare piani non si sa bene di cosa. Nel frattempo Tyrion è agitatino perché Manfred gli ha rapito la figlia. E tra l'altro anche la fazione degli Elfi Silvani, quindi Adate Loren, viene risvegliata da presagi dell'uomo albero Durtu, che quindi manda in gran segreto uno dei campioni Silvani, Aralot, tra l'altro, verso la Silvania. Tra l'altro, se non sbaglio... Vai. Aralot, non abbiamo anche il profilo di Aralot, giusto? Penso che sia ce l'abbiamo anche in The Old World. Io, come sai, gli Elfi Silvani non li leggo, so che c'è la miniatura che è il tizio col falchetto sulla mano che fa... ma allora Albi, porca miseria, è sempre no. È un cazzo di elfo, Andrea. Lo so, ho capito, è vero che è un elfo, però Albi. No, sì, quindi Aralot è il signore di Talsin, esatto. Quindi anche l'Army of Infamy della host di Talsin è comandata da Aralot, che è proprio lui. Quindi quello che voi vedrete, che io trovo veramente molto figo, soprattutto quando hai a che fare con gente che vive a lungo come gli elfi, tu inizi a vedere personaggi che poi non solo ti ritrovi, cioè che ti trovi in Old World perché 250 anni prima, te li ritrovi in End Times, e poi molto spesso gli stessi personaggi sono stati travasati poi in Age of Sigmar. Per esempio, non voglio dire una stupidaggine, tienimi a briglia se ho detto una stupidaggine, ma Durtu, l'uomo albero Durtu, credo faccia parte dell'universo di House. Ma anche Manfred von Karstein è in House, come Arkan il Nero, Nagash ovviamente, e basta, perché poi di quelli che vengono presentati qui ci sono loro, c'è Teclis che è diventato una divinità nel frattempo, ci dovrebbe essere anche Tyrion che non c'è presentato, non ha la miniatura ma viene nominato. C'è anche Malerion / Malekith, si chiama, non bisogna chiamarlo per forza Malerion perché c'ha una C piccolina sopra Malekith. Sì, no, lo so, Malekith non è toccabile, però sì, quello che una volta noi conoscevamo. Rendiamoci conto, Malekith, cioè la GV che è un colosso deve sottostare comunque a qualcuno di più grande di lui ogni tanto. Esatto, che ha detto ascolta quel nome lì no, e quindi l'hanno rinominato Malerion. Sì, ovviamente l'hanno rinominato Malerion sia in House, che cosa che hanno fatto immediatamente, e adesso è stato retconnato ovunque. Anche in Old World. Sì. Esatto, e quindi insomma loro sono poi andati avanti, sono diventati delle divinità in House, e vedremo se continueranno a esserlo o anche House subirà lo stesso destino di End Times, come tutti i rumors ci dicono portare verso la quinta edizione. Quello che vi voglio dire è che c'è per esempio anche Settra, che non viene ancora nominato qua, ma che poi nel proseguo dell'End Times diventa protagonista ovviamente, e quindi anche lui l'abbiamo nei libri di The Old World. Quindi i personaggi, soprattutto i non morti, gli elfi, alcuni personaggi caotici si ripropongono durante tutta la storia. Il concetto, comunque, tutto il romanzo appunto si basa sulla ricerca di artefatti e sull'idea di riportare poi alla vita, dato che si intitola Il ritorno di Nagash, potete immaginare che l'idea è riportare alla vita Nagash. Non vi stiamo spoilerando nulla, e insomma si apparecchia al tavolo per quello che è un po' l'End Times, quindi ci iniziano a far dipartire da questo libro i primi filoni narrativi
un determinato tipo di personaggi, cioè vampiri, la parte di Bretogna, una piccola parte imperiale e qualcosa degli elfi. Nel secondo volume invece ci si concentra di più su impero e caos, perché è la caduta di Aldorf e l'invasione da parte dei Glotkin dell'impero e il primo vero grande attacco che viene fatto al vecchio mondo, sostanzialmente Di da fatto, parte di del fatto caos. sì, diciamo che in un certo senso il plot non è molto diverso da quello che di norma succede, cioè da dove viene il caos? Dal nord. Che succede? C'è un nuovo prescelto. Quindi la trama è sempre il potere del caos sale, iniziamo a preoccuparci a nord, così come sta succedendo ora in Old World, dove, come ha detto Albi, il potere del caos è in fase media, medio-bassa, ma sta salendo, e infatti iniziamo a vedere gente come Frydal, the Chainmaker, che prende le sue navi Norsemanne, E invade dei Marienburg. Norska, e invade Marienburg, quindi arrivano da nord e scendono a sud. La stessa cosa di fatto fa Archaon, con la differenza che la potenza con cui colpisce lui è diversa, quindi di fatto spazza via completamente Kislev, entra nell'impero, a questo punto ovviamente non vi posso raccontare perché c'è una cosa che succede alla fine del primo libro che poi succede nel secondo, però vi basti sapere che diciamo le difese dell'impero sono Va indebolite, malissimo. va malissimo, e nonostante ci sia Karl Franz con il suo mitico grifone Deathclaw, com'è che si diceva già in italiano? Artiglio di morte? No, era Grinfia morte, Grinfia Grinfia morte, no? Morte, mi sembra, sì, qualcosa del Grinfia genere. morte, in italiano era Grinfia morte, ovviamente con la Molto più zanna figo runica, Deathclaw, però vabbè. molto. Deathclaw è molto meglio, comunque fa una grande resistenza, però la potenza Succedono cose, insomma, poi. fatto. Tra l'altro chiudo con questo, che anche qua non raccontiamo niente di nuovo, una delle grandi miniature che era uscita a ridosso, anzi questo era molto prima di End Times, credo fosse uscito con Tempesta del Caos, era la miniatura di Valten, detto anche Valten. Valten, sì, sì, Valten, perché all'epoca poi Tempesta del Caos fu retconnato, cioè quello che è in Times Sì, praticamente doveva essere quello che doveva essere Tempesta del Caos. Tempesta del Caos in ottava, in settima fu ancora nominato sui libri e qualche cosa, a metà della settima sì. praticamente non esisteva già più. La GV ha deciso che era da cancellare tutta la campagna, tutto quello, provocando tra l'altro in alcuni fan, soprattutto italici, che avevano resistito fortemente a Zundap. Chi se la ricorda Zundap? La ricordano tutti, soprattutto gli imperiali, ma soprattutto i caotici che guidavano Zinch, perché lì fu ucciso Melek il mutatore da parte di Archaon, che lo decapitò davanti al suo esercito perché Capito, me lo quel cazzo ricordo. di villaggio di merda non cadeva ed era sempre lì a tenere il fronte a ovest. Ma Ma parliamone, cioè, quelli erano grandi tempi, perché quella campagna credo fu sia la stata prima una delle grande cose campagna, fu la prima campagna online effettivamente di GV. Prima di quella veramente avevano appassionante. lanciato una campagna via lettera postale per Armageddon del 40.000 in cui avevano raccolto i Mm. risultati via posta, cioè c'erano i GD che recuperavano da dentro le buste tutti i risultati delle partite e mettevano insieme il tutto per vedere come andava a finire la campagna. Quella invece fu una campagna online, c'erano i bollettini, c'erano tutti le settimane un aggiornamento sul sito e c'era l'avanzamento sostanzialmente della campagna, e chi lo sa che qualcuno non voglia fare qualcosa di simile in un futuro anche abbastanza recente. Molto prossimo, perché secondo me questo, io lo dico sempre, a costo di sembrare un po' un romanticone, eccetera, ma che cos'è veramente la cosa bella? Perché noi siamo un canale che parla di tante cose, parliamo dei tornei, parliamo dei formati, parliamo della nazionale, parliamo del WTC, parliamo di fare Ah no, no, quello ancora non possiamo dirlo. Vabbè, quindi parliamo di tante cose che spesso sono focalizzate sul gioco e spesso sul gioco competitivo. Però la cosa veramente bella che ci ha fatto innamorare di questo mondo, di questo gioco, è davvero la parte della storia, la parte del, non so come dire, Il del background, ma background, soprattutto la narrazione. Ora, la io narrazione, l'ho cioè sapere sempre che la detto. tua partita conta per andare o no a
tipo, pensa se tu sei un imperiale o comunque allineato con le forze dell'ordine e sei lì che continui a buttare dentro partite in cui resisti e questo villaggio che in teoria dovrebbe essere azzerato invece resiste per giorni interi, e veramente quasi assistere a una campagna militare in tempo reale, sì. dove però invece che purtroppo farsi male come succede nel mondo reale, Ci divertiamo, ci facciamo le pacche sulle spalle, ma infatti è quello l'obiettivo, esatto. secondo me. Cioè, noi è vero che guardiamo il lato competitive, soprattutto con Andrea, soprattutto su questo canale analizziamo, facciamo. Io personalmente sono innamorato delle partite narrative. Uno, perché puoi giocare quello che vuoi e creare, e due, perché crei le storie. Le poche partite fatte narrative, perché purtroppo il tempo è quello che è. Io ne farei tantissime che ho fatto in questa edizione. Devo dire che questa è una delle migliori edizioni per fare le partite narrative rispetto alle vecchie. Si presta, le regole ci aiutano, quindi Totalmente. come vediamo qua l'End Times, che ci raccontano delle storie, si possono forgiare delle bellissime storie e fare delle bellissime campagne narrative anche con questo. Perché? Perché l'obiettivo di questi libri, l'obiettivo di leggere queste storie è quello poi di riproporre le stesse cose sul campo, dire ah sì, hanno fatto il rituale, facciamolo anche noi la battaglia del rituale. Perché? Perché c'era il bellissimo compendio che erano usciti ai tempi di End Times, ci sono 5 libri in cui ci sono degli scenari narrativi di tutte le grandi battaglie narrate in questi libri. C'è la parte di background bellissima dove, oltre a quello che c'è scritto in questi libri qua, che è la parte narrativa di alcuni episodi, là c'è proprio la parte, il grosso di quello che è successo, narrazioni delle battaglie, eccetera. Quindi quei libri lì, quegli altri 5 libri che sono usciti, sono un'altra fonte incredibile di background, ma soprattutto c'è quel complemento dove ci sono 4-5 scenari narrativi: la battaglia della Mesontal, la battaglia degli Elfi di Ultuan, le ultime resistenze delle Karak, l'invasione Skaven, l'assedio di Aldorf da parte dei Glotkin, che sono una figata pazzesca, ragazzi. Quindi se avete anche solo la voglia di dire non faccio la battaglia di End Times, ma la ripropongo in chiave Old World, facendo dei piccoli accorgimenti, avete quei libri, potete fare quest'estate delle cose fighissime. Perché l'estate i tornei di solito si appiattiscono un po', avete 2 mesi in cui tutti i giorni vi trovate magari con i vostri colleghi, le serate calde, aprite le finestre, montate un tavolo, tirate 2 dadi. Il weekend si fanno magari 3 partite amichevoli con gli amici e si fanno delle bellissime partite con la Chainmaker che va a sfidare l'imperatrice Drago Tempesta. Quindi vi leggete i libri, vi caricate a molla, perché leggendo i libri vi caricate a molla. Purtroppo leggendo il Ritorno di Nagash vi viene voglia di giocare i vampiri, questo ve lo dico, Lo so. perché è Che così. purtroppo non esistono Che per il purtroppo non momento. esistono, ma giocati narrativi senza avere 8 urli, ma magari mettendo delle belle tomelle, delle belle cose, cioè, insomma, giocandoli un po' easy con i vampiri, magari ci divertiamo tutti. Quindi il consiglio quello rimane, insomma. Giocate, Assolutamente. leggete il Assolutamente. background e divertitevi, perché è la cosa principale. Esatto. E poi ogni tanto fate Esatto. anche un po' di sana competizione, perché migliorate come giocatori e quindi poi quando fate le narrative diventa anche più divertente. Esatto, quindi l'estate è davvero il momento giusto per fare questo, cioè Campagna. ricaricatevi e soprattutto, non so come dire, ricaricatevi da un punto di vista di passione vera e propria per il gioco e per l'ambientazione, che è quello che poi ci guida e ci ha fatto un po' tutti quanti arrivare dove siamo ora con Warhammer. Cioè il punto è leggiti il libro perché ti riimmergi nella narrativa, poi ti fai una bella partita magari di una campagna dove puoi registrare i risultati, vedi una mappa, hai una storia dietro, e chissà se appunto adesso a breve non vi raccontiamo qualcosa su questo, perché questo è davvero, non so come dire, vi ricarica le batterie, perché poi sai, quando sei un giocatore, adesso sai, noi siamo sponsorizziamo tanto la Old World Federation, che è una cosa bellissima. Se per caso qualcuno di voi non la conosce, la trovate nel link sotto, oldworldfederation.com, andate a vedere. Però quello è un mondo dove tu dici ho una passione talmente grande che la voglio rendere quasi uno sport,
e allora lo faccio, mi prendo la macchina, vado a fare i Ma per tornei, tanti è anche cerco un di capire, modo, cioè io lo prendo anche come un modo per poter connettersi con le fare, persone. connettersi con le persone, ma per fare anche tante partite, perché magari la volta al mese che riesco ad andare a fare il torneo faccio 3 partite in un giorno, cosa che magari di solito faccio in un mese, perché comunque il tempo è In un quello che è. mese, esatto, Quindi concentri magari esatto, anche una giornata di gioco in cui apprendi nuove esatto. cose, trovi degli schemi nuovi, giochi delle partite interessanti con persone che magari non conosci e non sono i tuoi soliti avversari, perché è bellissimo giocare con i propri amici, ma poi dopo un po' io e Andre ci conosciamo a menadito. Quando facevamo le partite noi dovevo inventarmi delle cose incredibili per stupirlo, se no era sempre lo stesso copione, non c'era niente da fare. E certo, e certo, e certo, e certo, quindi è sicuramente una cosa molto, molto vera quello che hai detto. Guarda, vi lascio perché giustamente facciamo vedere anche qualcosa di visivo, che non è questo, aspetta un attimo, Vai, vai, fai tu. era Fai come se sapessi questa fare regia, qua. Andrea. Faccio finta di saperlo fare, faccio finta di saperlo fare. Bravissimo, guarda che bello che Eccolo è, dai. qua. Cioè, guarda che roba, no? Cioè, non so come dire, ragazzi. Aspetta, che adesso lo metto qui che si vede un po' Tra meglio. l'altro questo modello E, qua, e ve lo per rendo. chi ce l'ha, io ce l'ho, perché ovviamente appena uscito l'ho comprato, l'ho dipinto, non avendo Ma all'epoca certo, neanche un esercito di vampiri e neanche di non morti, ma io ho comprato comunque Nagash. Questo modello qui, se adesso lo voleste giocare, perché ce l'avete, se lo mettete sulla 100x150 è tranquillamente un Lord Vampiro su Drago o un Tom King su Drago scheletrico. E chiunque vi dica assolutamente. che non è così gli potete sputare in un occhio, gli dite Alberto Albi mi ha dato il permesso di sputare, perché questo è un Ma pezzo che nei non scusami, morti va benissimo, la questo basetta è quella con cosa arrivava? Con che 100x150, basetta veniva? quella del Drago Camry. 100x150, quindi quella del Drago Camry, ok. Ma se volete fare se invece volete giocarlo nei Ok. vampiri e non volete giocare il drago, facendo un po' un accrocchio si può fittare sulla È una basetta da macchina mortis. carro e diventa una macchina Fa mortis la ma sì, no, tranquillamente. ma ragazzi, e tra E l'altro, volendo lo piccolo potete mettere momento, su basetta da carro e poi rimettere con una colamita lo appiccicate lì sopra e avete sia la macchina mortis sia il drago di non morto. Questo pezzo è incredibile, ragazzi, uno dei pezzi più belli no, usciti no, ma in assoluto è di... bellissimo. Tra l'altro, è incredibile come, vabbè, cioè, innanzitutto ci sono un po' di dettagli che vi lascio da guardare, richiamo l'attenzione su uno che è quello del fatto che ci sono i 9 tomi Sì, che di svolazzano Nagash, quindi ruotano intorno. intorno, quindi, che è Sì, un'idea fighissima, uno lo sta leggendo e poi ci sono gli altri 8 tutti qua. 2, che 3, gironzolano in 4, giro. 5, 6, 7 e uno ce l'ha ancora dietro lui 8. C'è la famosa corona di Nagash, quindi per Corona tutti dello voi coloro stregoneria questa che... qua, e questa qua Esatto, dorata. quindi, esatto, quindi ci sono un sacco di dettagli. La cosa che a distanza di 11 anni, sapendo quello che poi è successo dopo, è un po' così, è che nessuno di noi in realtà aveva notato, o meglio, si era notato che c'era stato un cambio di stile notevole, perché è una miniatura con un Mm, look non molto tanto su diverso. questo quanto sui suoi luogotenenti, cioè la miniatura di Arcan, sì, Arkan, cioè soprattutto l'incubo, che prima erano dei pezzi attaccati, così questi erano diventati molto manga gli incubi di Arkan e di Manfred e di come si chiama la vampira di Lamia, Neferata, che sono poi sì, 3 dei sì. luogotenenti e loro avevano quegli incubi che un po' tutti quando sono usciti hanno guardato con gli occhi un po' così strabuzzati e hanno detto che cos'è questa roba? Cioè non c'entravano proprio col design che era di Warhammer in quell'epoca. E lì si No, era già non si è intuito c'entravano. qualcosa. Esatto, noi ovviamente avevamo detto inizialmente, perché mi ricordo le conversazioni, avevo detto cavolo, però è proprio finalmente un cambio di stile, un'innovazione, ce n'era bisogno, eccetera, eccetera. Questo è quello che diceva Esatto. Albi, Questi pezzi ve lo rendo un molto pochettino. belli, però non c'entravano nulla con quello che era l'incubo alato che c'era fino a quel momento. Ci sono dei Esatto, gattoni manga, questi cosi qua, ragazzi. Belli, esatto, belli, esattamente. però c'entravano Esatto. veramente poco. Ma poi abbiamo capito dopo il perché, nel senso che questo design,
questa cosa che sì, aveva dei particolari, notate la placca dorata sul fianco e la tipica placca dei TK, ma in realtà dentro avevano già il design degli Ossiarch Bone Reapers, perché di fatto quando escono queste miniature, come già ben sappiamo, prima ancora di finire la campagna di End Times, di finire di disegnare la campagna di End Times, loro stavano già in parallelo preparando Age of Sigmar, quindi le fazioni erano già state scritte, quindi si sapeva ci sarebbe stata una reinterpretazione moderna dei TK, e sia Nagash che appunto i luogotenenti hanno già il look I dei Bone Reaper. Morghast Quindi è sono stato assolutamente i integrati Morghast. in questo design, ma soprattutto c'è anche la voce che End Times dovesse durare un'edizione intera in realtà, cioè la nona di Warhammer doveva essere preparata, cioè quando era nata l'idea e quando era stato fatto il design delle miniature, le prime fazioni che poi uscirono per House erano in realtà dei prototipi di fazioni o di sottofazioni di miniature per Warhammer Fantasy Battle. Cioè l'idea era far durare un'edizione intera l'End Times e poi effettivamente capire se farlo finire male, quindi squottizzare il tutto e creare Age of Sigmar che era embrionale a quell'epoca, oppure proseguire col prodotto main perché si era ripreso. Era tutta una questione meramente economica. Infatti gli Iron Jaws, che sono gli orchi, erano praticamente i tosti di Gringor. Gringor, il Gotrek, che è il personaggio Corretto. che sta sulla giga viverna degli Orruk di Age of Sigmar, ha i tratti, se vedete, alla testa spaccata esattamente come a Gringor, ha i tratti somatici di Gringor. I Fire Slayer erano fatti per essere messi in regimentati ed erano l'armata di Ungrim, quindi l'armata di Slayer di Ungrim, e così via. Insomma, c'è tutte le prime Korn, la prima scatola di base di House che erano Stormcast versus Korn, tutte quelle miniature di Korn lì Mhm. erano state pensate come l'armata di Archaon che invade il vecchio mondo, che era l'armata di Korn. E quindi di lì tutto, eccetera, 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 mettendo insieme vari tasselli si arrivava poi alla fine a questa grande conclusione, insomma. Invece poi è stato tutto E traslato verso questo universo mondo che è House, appunto. E infatti, guarda, vi faccio vedere questo I Morgast, così in diretta all'ultima. Sono i Morghast con che uscirono no, come guardie no, del corpo di Nagash, proprio con questo tomo qua, col tomo del ritorno di esatto, Nagash. esatto. Mi ricordo erano Sì. fortissimi, resistenza 5, 4 ferite, Volanti, tiro quindi armatura al potevano 4, marciare. volanti, pestavano con l'arma, la grande arma oppure la doppia arma. Erano unità, ne hanno venduti a pacchi di quelli, perché anche a livello competitivo si giocavano 2 unità da 4. Il mio ultimo nazionale con i TK avevo portato 2 unità da 4 di Morghast, e tra l'altro ho ancora 2 scatole mai toccate, una già impacchettata House e una ancora impacchettata Old World. Qua li vedete sulle basette tonde, ma come vedete il design è il medesimo di Arkan e di Nagash, e se vi andate a guardare sul sito GV gli Ossiarch Bone Reapers, Il design è vedrete quello lì. che il design è quello lì. Quindi è molto interessante anche in retrospect vedere Come hanno di fatto. fatto come è andata la narrativa, cosa sarebbe potuto essere e che cosa sarà in futuro. Nel senso, ha detto Albi bene, anche in Horus Heresy sai perfettamente che cos'è che succede. E qua anche. Poi, io sono sempre dell'idea che è un mondo magico, con il warp, l'etere, e quindi puoi retconnare quello che vuoi quando vuoi, mai credo Però sia più un sogno bagnato che altro. in Però Times è voi ci difficile da retconnare, soprattutto finché vuoi mantenere vivo Age of Sigmar. House, Se mantieni ma vivo House, in Times deve esistere. Niente sì, da dire. certo, è vero, ma e io continuo a dire, adesso siamo tutti un po' molto tristi perché è 6 mesi che non sentiamo, 5 mesi che di fatto non abbiamo notizie nuove su Old World dopo il release del Grande Bastion, non abbiamo più notizie, però quello che noi abbiamo scoperto non è poco. Sappiamo ora perfettamente, e ne abbiamo già parlato,
che comunque Age of Sigmar avrà un reboot a livello di lore, che secondo me è una cosa molto interessante. Probabilmente non sarà un reboot di questa profondità, ma se fanno un reboot dove cancellano certe cose, smettono di fare riferimenti eccessivi all'end times, tu a quel punto lì puoi fare quello che ti pare. Posto che, come ha detto Albi, hai 250 anni davanti a te per fare cose e hai tutta una narrativa non toccata, perché noi parliamo sempre la grande guerra del caos, Sì, diciamo che noi che siamo entrati all'interno di sesta edizione, ma già in quinta era così, la grande guerra del contro il caos, che è quella che ci apprestiamo a vivere con Tau, era un pochettino il punto di inizio della narrativa di Warhammer Fantasy Battle in generale, cioè ti dicevano il caos era arrivato, di lì si è ricomposto l'Imperium che era spezzato perché Magnus il Pio è diventato imperatore. Prima c'era l'epoca dei tre imperatori, c'era l'epoca delle divisioni, dopo Sigmar eccetera eccetera, di lì in poi arriviamo ai tempi nostri in cui per 2 secoli e mezzo, che noi sappiamo che è durato 2 secoli e mezzo, le cose sono andate poi tra virgolette bene. In realtà hai tutta una narrativa da prendere in mezzo e noi stiamo vivendo l'attimo prima sostanzialmente di quel momento della grande guerra del caos, quindi in realtà di tempo ce n'è e puoi fare veramente tante cose e secondo me le faranno e esatto. riempiranno. E le faranno. Non abbiate fretta di vedere robe nuove, giocate ragazzi, giocate. Io ve lo dico sempre, non state lì a pensare a cosa uscirà tra poco, alle FAQ, ai rumors, giocate, tirate sti dadi, esatto. Leggete il background, leggete il regolamento, così facciamo anche spot per Gianluca e Griso che se no vengono subissati. Le regole non le sapete, leggete anche il regolamento, sotto l'ombrellone vi portate il ritorno di Nagash e il regolamento di The Old World. Il regolamento magari ve lo mettete in PDF sul tablet, così almeno non dovete portare il tomo che si rovina con la sabbia, esatto. Ed è sacro, e magari anche le figa, visto che nel gruppo giudici ci facciamo il mazzo per rispondere a ogni singola domanda, please fate questo. Però non scordatevi di utilizzare l'estate per rinnamorarvi completamente di tutto ciò che rappresenta Warhammer, al di là del discorso delle partite ranking competitivo. Esattamente. E che cosa c'è di meglio per rinnamorarsi di Warhammer se non comprare una miniatura col 30% di sconto? Comprate iniziate un nuovo esercito, avete le legacy, iniziate un nuovo esercito normale, così quando uscirà Warhammer 1.5 in cui non rifaranno uscire le legacy e tutte quelle legacy le butteremo tutte via, Dio voglia, oppure no, fatevi un nuovo esercito e compratevi sti TK e compratevi sto caos e compratevi sti elfi silvani, così avete la stessa roba delle legacy ma in versione main. Insomma raga, in versione main, esatto. Email esatto. Workshop Lab Miniatures sul suo secret nell'oggetto e andate belli tranquilli a comprarvi le fra mini. 2 settimane ragazzi, poco più di 2 settimane secondo me, arriveranno le FAQ, le nuove errata, vediamo cosa succederà da quel punto di vista, ma ne parleremo in una puntata dedicata. Troppa roba da fare, Andre, voglio una giornata in più a settimana perché sennò è un casino. Ragazzi, è stato bellissimo, stiamo sotto l'ora come sempre perché così la traduciamo anche in inglese, i nostri amici d'oltre oceano sentono le nostre suavi voci tradotte dalla IA e che gli raccontano il background. Bellissima, guarda, ve lo consiglio. Di tutto quanto. Ringraziamo ancora Panini per i libri e vi aggiorniamo poi su quando ho finito i libri, vi dico quanto mi sono piaciuti su Instagram però, quindi ragazzi andateci a trovare anche lì. Ciao a tutti. Mettete il follow lì. Ciao, buonanotte.